Abbiamo iniziato per Rossana. Ciao Elena. Ciao. Allora, sei già connessa, no? Mhm. Sì. Dimmi come la vedi. Allora, vedo Rossana come se fosse in un negozio di vestiti e fa scorrere dei vestiti appesi uno di fianco all'altro, come Mhm. se e deve scegliere quelli che a lei piacciono, no? Però questi vestiti, cioè queste cose appese in realtà non sono dei vestiti, ma è come se fossero, quello che mi dice è come se fossero le interferenze che lei sceglie. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Come te la dà? dice, vieni, vieni, guarda, quasi vuole un mio consiglio per scegliere le interferenze. Ok, quali sono queste interferenze, questi vestiti che lei ha lì con sé? Allora, scegli un felinoide, un rettile, un serpente. E sono quelle che ha, no? Sì, sì, sono quelle che ha. Mhm. Una mantide e un falconiforme. E di L ne ha? Cioè, le ha Tre. tutte le razze. Entità mentali. Ce ne sono due, una di livello 2 e una di livello 5. Due. Allora, quella di livello 2 fa sì che ehm, allora, sia indecisa, ma col presupposto che cioè lei non decide pensando di essere. Aspetta, allora, non decide perché pensa di ehm, preferire che quello che arriva è giusto, no? Nel senso, convinta che quello che arriva è la cosa giusta per lei. Questa è la convinzione che l'entità mentale le fa credere, Mhm. ok? E quindi non sceglie, mm, non decide. Sulle cose piccole, nel senso, sulle cose di tutti i giorni, diciamo. Mhm. E l'altra? Invece quella di livello 5. Allora, fa sì che mm, diciamo le sue sfide, le sue sì, sfide, le chiamerei, siano di una grossa imponenza, siano di una grossa consistenza. Quindi eh, è come se lei inconsciamente scegliesse degli ostacoli e degli ostacoli importanti. Eh, Mhm. quindi delle esperienze, cioè quello che vedo io è come, cioè vedo lei che eh, vede l'esperienza a cui si trova davanti, Mhm. ma quando esce dalla mente diventa molto più grossa. Ecco, ok? Quindi come se ci fosse un prisma che la fa diventare, Lo ingigantisce. la ingigantisce, esatto. Quando sono arrivate queste due entità? Partiamo da questa.
intorno ai 12 anni, quella di livello 5. In occasione di quale evento? Allora, vedo che c'è stato un evento a scuola dove mm, c'era una prova importante da superare e grazie a un professore, una professoressa femmina, vedo lì, Mhm, questa cosa è come se le fosse stato puntualizzato che lei non sarebbe stata in grado, ok? E vedo che si sono abbassate le vibrazioni tantissimo mhm. ed è stata interferita da questa entità mentale. Da lì in poi. È proprio lì la prima esperienza che è stata ingigantita tantissimo, proprio con il fatto che lei pensava di non essere in grado. E forse è proprio questo che fa sì che l'esperienza che lei ha davanti diventi enorme. Ok, con il retropensiero di non essere in grado e quindi eh, invece che sembrare di un gradino, sembra una scala infinita, ecco. La maestra delle medie. Sì, se era fatta in Italia erano le medie, poteva essere l'esame di terza media, adesso non so. Ok, più o Mm, meno, insomma, poi più o meno una hanno più, cosa hanno così. meno. Mm, Ok, sì. ci sono impianti. C'è un impianto mentale che è una mezza sfera, è piatto sotto, poi c'è una sfera da cui escono queste specie di raggi di informazioni e di impulsi mentali, Mhm. di pensiero, ed è proprio in mezzo, quindi da lì in poi prende eh, direi tutte le aree cerebrali comandate dalla parte superiore del cervello, quindi sì, tutta la parte della corteccia. Ok, poi Poi c'è un impianto che è una specie di tubicino, direi più o meno lungo così, che è proprio in mezzo allo sterno. mhm. Ehm, A cosa dop- serve? allora, ogni tanto le fanno delle abduction e dopo le abduction è come se venisse attivato e vedo che all'interno del petto, tutto il petto e anche la schiena è come se sentisse il petto e la schiena di più del solito, come se fosse molto sensibile, quindi magari sente dei dolorini anche così qua e là che viaggiano, delle fitte tipo. Questo serve per abbass- sì, è un tentativo di abbassare le vibrazioni proprio a livello fisico. Mm, mm. Diciamo che è come se come se bloccasse l'energia qua e abbassa le vibrazioni. Lo scopo è quello. E durante le abduction prendono l'energia da qua, prendono l'energia da questo tubicino da cui si attaccano. Quando gliel'hanno messi questi impianti? Allora, questo qua è stato rimesso 6 mesi dopo l'altra sessione dal felinoide. Mm. Eh, forse, boh, vedo una che è caduta, è inciampata. Mm. È inciampata e, In cioè, eterico o inciampata nel fisico? nel fisico. Nel fisico vedo che è inciampata, ce l'hanno fatta inciampare per farle un abduction e metterle questo qua.
poco prima è entrato il felinoide e ha fatto questa cosa qua. Mhm. Va bene, chiamiamo il fratello di Rossana disincarnato, di cui non diciamo il nome, Mm. e tutti i parenti disincarnati di Rossana di tutte le generazioni. Intanto apriamo il portale aureo e vediamo quanti se ne presentano per andare in esso, dentro esso. Allora, se ne presentano 139 più il fratello. Ok. I disincarnati li mandiamo via tutti subito. Mhm. Salutiamo ciao ciao con la manina. Il fratello invece ha diritto di parola. Mhm. Dice che non c'entra niente col nipote di Rossana. Che ha lo stesso nome. Mhm. Ma mm, Cioè non è la reincarnazione, questa era una delle no, domande. no, ma il carico che è stato messo sopra il nipote può far sembrare questo. È stato caricato di essere la reincarnazione sua, Con che scopo? a riportarlo in vita, nel senso non aver accettato la morte e volerlo ancora vivo. A livello non eterico, proprio Mhm. delle persone. Cosa vuole dire alla sorella? Mm. Eh, Vede, la vede troppo, la vede troppo, eh, quello che lui vede è nero, vede troppo nero nelle sue emozioni e vede che questo la fa stare male. E vi dice che forse potrebbe esserle d'aiuto a alleggerirsi di questo nero. Questo nero potrebbe essere negatività, potrebbe essere un po' di... Sì, è come se di rabbia verso tutto, cioè verso tante cose all'esterno lui vede, verso ehm, chi regola e chi comanda la società, ecco. No? Mhm. Ecco, lui dice questa cosa ti fa stare male, non è utile né per cambiare le cose né per te. E forse potrebbe essere utile se ti alleggerisci di questo nero. Lui lo vedo attaccato alla donna con cui stava quando è morto. Mm. Ok, vabbè, il nero di Rossana è una cosa di cui ci Mm, occuperemo noi tra poco. infatti. Lui, diciamo, questa occasione la dovrebbe utilizzare. Con questo voglio intendere che i disincarnati non sono, come lo spiritismo insegna, in condizione di dire verità, No, o di infatti. dare grandi consigli. Che Rossana abbia dei problemi o che, spetta a noi vederlo, loro non hanno i mezzi, perché hanno milioni di interferenze e milioni Mm, di consapevolezze, non capiscono cosa sta succedendo, mm. quindi non si accettano sconosciuti e non si accettano consigli dagli sconosciuti né tantomeno caramelle. Cosa vuole dire? Perché è morto? Io non so neanche di cosa sia morto. Perché è morto? È stato male, vedo. Una- Malattia? qualcosa può No, essere... Mi viene un no. arresto cardiaco. Vedo che è morto all'improvviso. Luce... Ah, Sì, 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 sì. boh, Mm. vabbè, ok. E, perché ha deciso questo? L'aveva deciso? Sì, allora, sì, sì, la sua PS l'aveva deciso,
non aveva deciso gli anni precisi, ma la prima occasione in cui gli fosse capitato di poter spegnere togliere la spina. Cioè, in eterico io vedo che da un momento all'altro c'è stato nero e poi lui si è ritrovato morto. Ok. Quindi, Ok, lo salutiamo allora, lo mandiamo nel mhm, portale aureo, immediatamente si staccherà da ogni interferenza. mhm, mhm. Fatto? Sì, Perfetto. chiuso. Lo chiudiamo Mhm, chiuso. e chiamiamo nel cinema tutti i viventi a caso che Rossana identifica con la propria famiglia, in particolar modo questo nipote che ha lo stesso nome del fratello. Se vuole venire. Sì, 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 viene, non sta proprio davanti, ma terza fila. Anche interessato, incuriosito, assolutamente sì. Mhm. Poi chi viene? Chi vedi? Maschi, femmine? Allora vedo un po' misto. Qualcuno è parente, mi dicono cugini. Sì. E poi amici. Ci sono 5 amici, 3 femmine e 2 maschi e dei cugini, 3 cugini, 2 femmine e un maschio. Ecco. Mm, Perfetto. sì, basta. Andiamo all'incidente in bici. Lei sta andando in bici al lavoro, una voce le dice di spostarsi da un lato perché si apre la porta della macchina. Lei a volte dà retta a questa voce, a volte no, questa volta non dà retta, prende la porta in pieno, la porta si apre, cade, non si fa nulla, ma ci rimane molto male perché non ha dato retta alla sua PS. La voce è la PS. Allora, qua c'è un po' di confusione, nel senso che vedo una abduction in quel momento della mantide. Allora, la voce è la PS, ma con l'entità mentale e l'EDL sono riusciti a non fargliela ascoltare, perché la mantide ha preso l'occasione. Mhm. È un po' strano perché c'è proprio, non ci sono uomini del tempo, ma io vedo che è stato, cioè sono stati un po' girati gli eventi, no? Perché è come se la PS avesse visto l'evento e quindi avesse prevenuto. Lei poi sono riusciti a cambiarle il pensiero nella mente, quindi Mhm. lei Non dare retta. non dà retta e sono riusciti a fare l'abduction lo stesso. Forse l'abduction è stata possibile quando lei ha deciso di non dar retta a questa voce che era la PS. Probabilmente sì. Allora tu non sei connessa alla tua PS, allora noi possiamo, abbassi le frequenze, possiamo. Sì. Vabbè. È Mm. molto complicato questo gioco, Sì, ci non rendiamo è, conto, no? c'è molto, sì, proprio ogni istante ha il suo significato, sì. Cioè, si va Ah. nella paranoia più assoluta, più totale, se si considerano le cose in Oh, questo modo. ma infatti, Forse la cosa migliore è effettivamente aumentare la propria consapevolezza, vibrazioni alte. vibrazioni Sì. alte, fregarsene Eh sì, e
e comportarsi in una pista ciclabile nel modo più sicuro in assoluto, in qualunque caso, con qualunque evento. Non si passa esatto. mai con una bicicletta accanto a una macchina se non più lontani più di mezzo Mm. metro, se no non si va in bicicletta. Non si può andare in bicicletta in città, tutto lì. Sì, sì, Quindi la cosa infatti. migliore è acquisire un comportamento di guida di qualunque mezzo Molto in totale centrato in maniera che... sicurezza. Mm. Si dà fastidio a qualcuno? Benissimo, non importa, ma si è in una situazione, in una zona a riparo dall'apertura delle porte delle macchine. Mm. Ok, beh, spesso è la PS o è sempre la PS? È sempre la PS le parla molto. C'è questa mantide con questa entità mentale di livello 5, appunto, che crea queste situazioni più grosse, no? Mhm. Mm, che cerca spesso riesce a cambiarle il pensiero. Quindi lei sente la PS che riesce a anticipare e spesso la mantide riesce a, prendendo l'occasione, riesce a farle cambiare la direzione, ecco. Ok. Mm. Gli EDL che fanno, i 3 EDL? Collaborano con le entità mentali o fanno Sì, anche da suggeritori? sì, sì, collaborano in quel senso, nel senso che collaborano proprio l'intenzione, vedo, della mantide, ok? Ehm, anche qua è complicato. Allora, l'entità mentale le manda il pensiero che è quasi sincrona la cosa, no? Quindi si accordano mantide e entità mentale, quindi crea la situazione, intanto l'entità mentale cambia il pensiero e nello stesso tempo l'EDL è come se passasse il messaggio tra una e l'altra e aiutasse l'azione. Mm, Cioè, è tutta una cosa sincrona. Quindi, allora, l'EDL, diciamo, l'azione principale che fa l'EDL è cambiare l'idea di Rossana, no? L'entità mentale abbassa le vibrazioni e manda il pensiero mhm. e la mantide crea la situazione esterna per far sì che Rossana veda che è quella lì che ha pensato. Ok, Mm. George Michael sente la sua voce, lo pensa in una specie di dormiveglia, lo aiuta, lui è già deceduto, tra l'altro in circostanze molto particolari, mi sembra il 25 di dicembre, no? Mm. Il giorno di Natale, Era lui? No, allora è il serpente che crea... cioè, è come se sapesse che Rossana, non so se le piacesse George Michael, ok? Sì, Comunque sì, è... sì. infatti, quindi il serpente lo sa e crea la voce, crea l'idea di George Michael, ok? Mhm. Facendo sì attraverso un EDL che lei inizi ad aiutare questi incarnati persone, Scusa, confondendola. Mm. scusami 3 secondi solo, Elena, arrivo, scusami. Mm.
Eccomi. Mhm. Dicevamo George Michael è Sì, il serpente che si connette a un pensiero sì. di Rossana, a un desiderio, lei è una fan, Mm. ma si è anche... sì, dimmi, dimmi. Allora, fa credere che allora, lei riesce ad aiutare le persone, ad aiutare, in questo caso l'idea, cioè più che altro aiuta le persone. In questo caso c'è stata l'idea che ha aiutato un disincarnato che quindi riesce ad aiutare anche i disincarnati. Questo gli viene creato dal serpente, all'interferenza del serpente in collaborazione con con un EDL Mhm. e creandolo dall'esterno prendono la sua energia. Quando lei si connette, cioè si connette direttamente all'idea di George Michael e loro prendono tutta la sua energia. George Michael si è presentato in quel caso? Io vedo un No. ologramma. Chiamiamolo. Mhm. Allora, è come se fosse scisso in due parti, nel senso che disincarnato proprio è in quella, sei in quella teca Ah, eh, dei disincarnati che tipo sono in questo, disincarnati tra virgolette, in quello stato mhm. da cui guardano praticamente, però poi c'è una parte che però è più, ehm, come posso dire, l'informazione del momento della sua morte, mm? Mhm. Che è magrissimo, è tiratissimo, mm, è una roba un po' così, anche da descrivere molto, è come se, allora lo vedo tiratissimo, magrissimo, messo male, un po' giallo e dentro ha del sangue che gira, ma è sangue che lui ha preso dall'esterno, lì. E poi c'è lui normale, diciamo, come disincarnato in quella teca che guarda lì. Quindi è come se, entrando nei vari patti, come al solito, quando muori, quando il tuo corpo muore, se tu sei sempre stato ai patti, ehm, è come se l'interferenza di Moloch ti promettesse l'eternità in questa teca. Perché è morto quel giorno? Età relativamente giovane, insomma. Mm. Allora, non ce la faceva più, aveva questa dicotomia in testa, vedo, Mhm. quindi eh, avrebbe detto tutto. Mhm. Cosa? Quindi, Magnava? sì, 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 mangiava, è quello che vedo, cioè vedo il residuo, è come se ci fosse il residuo, nel momento della morte, come se ci fosse il residuo del sangue che ha preso da fuori, che circola e avrebbe detto tutto perché vedo che è come l'avevo già visto forse un'altra volta da un altro famoso. Ehm, Vedo che se loro non mangiano e non prendono sangue, vanno come quasi in crisi di astinenza, come per l'eroina o Mhm. cocaina, e quindi devono continuare così. Quindi lui era arrivato a un punto dove avrebbe raccontato tutto. E quindi E com'è accaduta la morte? lo vedo deperì, lo vedo proprio asciugato, morto,
asciugato, quindi potrei dire che è stato isolato, è stato preso e isolato, è morto, potrei dire, di fame e di sete. Mhm. Quindi però poi c'è, non so, è come se potrei dire che a lui, George Michael, si può far andare nel portale definitivo, nel portale, scusa, aureo, ok? Mhm. Ed è come però che in quella teca rimane l'informazione positiva, bla bla, a cui sono collegate le persone. Come se riuscissero a riprodurre l'informazione, non so, l'ologramma, informazione, ecco, e Vabbè, se la salutiamolo. tengono. Mm. Causa esoterica del fatto che non va in ipnosi, Rossana. Ma sono le due entità mentali, tutte e due. Diciamo, la loro azione, che apparentemente non c'entra con l'autostima, ma in realtà gliela abbassano molto, fa sì che lei non pensi diciamo, nel subconscio pensi di non riuscire ad andare in ipnosi, di non essere in grado. Si è limitata dalle entità mentali. Mm, 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 Ok, ha fatto due cini. mm. Ha fatto un sogno strano in cui la sua PS le chiede che cosa hai fatto, adesso dobbiamo ricominciare da capo. Dobbiamo purificarci. Lei ha fatto Mm. alcune purificazioni, ci è riuscita? No, io vedevo già prima. No, 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 ma non ci si riesce così. Non è la Era la prima volta. PS? Eh? Era la PS? Sì, la PS, assolutamente la PS le ha detto così, ho visto già prima quando lo diceva che era la PS, ma tutto da capo intende dire che dalle altre vite in poi deve ricominciare tutto un pezzo. Si è staccata in questa? Tutta in parte? C'è un pezzo, una parte. C'è una parte che la vedo proprio nera come se fosse il bordo è tutto frastagliato e dentro è tutto nera. Io francamente non capisco chi si Cinivacca, ma men che meno, scusami Rossana, chi vede queste sessioni e poi lo fa. Francamente io non capisco. Mi mancano dei pezzi, non capisco perché lo facciate. Poi una mia opinione. Mi hanno obbligato, no, non c'è nessuno che ti obbliga e nessuno ha mai obbligato nessuno a fare questa cosa. Mm, In mm. ogni caso, vibrazione di Rossana, 1,2 miliardi. consapevolezza, 129. PS e PM, 37. 63. vite precedenti, 1893. cervello. 9,3. Ok. Lei aiuta le persone, veramente, Sì, da lontano, pensandole. sì, quello è quello che lei fa di suo. Cioè, rispetto a quanto le hanno fatto credere con i disincarnati, quindi poi l'aggancio con George Michael Mm. e tutta questa cosa qua. Ehm, lei, sì, lei le persone le aiuta, ma la vedo, lei diceva, poi dopo le devo chiamare perché il pensiero è talmente ricorrente e forte che le devo chiamare. È come se quando lei parla
manda delle vibrazioni che vedo proprio questa cosa qua. È come se quando lei parla manda delle vibrazioni alla persona in maniera tale che si riequilibra. L'unico pericolo che vedo non è tanto quello che fa lei, ma nella persona che sta aiutando, che quando è predisposta a ricevere le vibrazioni di riequilibrio di Rossana, apre dei canali, no? E quindi è come se inconsciamente aprisse dei canali di aiuto, e quando si aprono dei canali di aiuto verso l'esterno, le entità prendono l'energia. Quindi ecco, l'unica cosa è quella, sicuramente lei le fa passare il sintomo, ma le vibrazioni poi in generale dell'altra persona si abbassano perché viene presa l'energia dall'esterno, dalle loro interferenze. Quindi continuare o no, lei si chiede. Eh, c'è questo rischio qua, quindi cioè, può essere che se lei lo fa proprio quando una persona non sa dove sbattere la testa, che ha talmente tanto male, che sta troppo male, io direi che diciamo lo scotto vale la candela, nel senso che se migliora un po' il sintomo, automaticamente le vibrazioni della persona un pochino si alzano, perché se hai un sintomo molto forte, le vibrazioni sono bassissime e quindi le entità, diciamo, le interferenze della persona continuano a prendere energia lo stesso, quindi in quel caso lì può essere utile, sì, ma se sono sintomi normali, cioè, anche no, perché rischi di aprire dei canali più grossi. Io ho una sensazione che con questa mania di tutti di aiutare le persone, Mm, nessuno aiuta se stesso. eh, Quindi magari era meglio non cinivaccarsi e pensare a se esatto. stessi. Adesso anche questa, diciamo, caratteristica, di Rossana io la lascerei un po' perdere, fossi Mm, in lei. Ha due cinivac nel sangue, insomma, non so quanto questo aiuto possa servire, francamente, o quanto eh, possa danneggiarla. Lei si è, più che diciamo, altro lei. danneggiata. Il punto è Sì. questo. Diciamo le cose come stanno, perché qua tutti girano intorno al problema. No, ti sei No, danneggiata quella in cosa realtà. lì assolutamente Hai non. tirato giù molto la tua frequenza, hai tirato giù un Sicuramente in questa minimo. vita non è recuperabile. Ecco, quello lo posso eh. dire quasi con certezza. Eterna frequenza, ma non si sa se funziona. Quello che vedo io che può funzionare per diminuire, diciamo, se uno poi la attua tutti i giorni, tutti i giorni, però, può diminuire gli effetti fisici, ma tutta la parte nanobot e così non può essere eliminata assolutamente, quindi c'è quella cosa lì, c'è. Vedo. eh, Nel quadro che ho appena dipinto del pensare agli altri e non a se stessi, c'è anche il fatto che si è dovuta trasferire all'estero, pagava troppe tasse in Italia, si è preoccupata poco di di questa parte della sua vita? ehm, Chiedo, eh. C'è stata un po' di confusione, più che non essersi preoccupata, boh, vedo comunque queste interferenze di queste entità mentali che non le fanno vedere la realtà com'è, quindi lascia venire quello che è perché mm, è giusto così, e l'altra entità che le fa fare, che le dà appunto gli ostacoli più grandi di quello che in realtà potrebbero essere, ecco, diciamo che questa cosa qua lei si è messa. Diciamo che questo. Più che direttamente che lei non si prende cura di sé, è più una conseguenza. È come se fosse la sua attenzione fosse tutta mh, messa su. Allora, l'immagine che ho è, allora, c'è Rossana, no? C'è un cerchio interno che è lei.
poi c'è un cerchio un pochino più esterno e poi c'è un cerchio ancora più esterno. Il cerchio ancora più esterno è proprio correre per gli altri, ok? Lei lo fa, ma non solo, lei va anche per muoversi per il cerchio appena esterno, che è agisco all'esterno come viene. Quindi, allora, dire non ho tempo per me perché devo aiutare gli altri è proprio farlo consciamente. Mentre il suo agire un po' così passivamente è farlo, non curarsi di sé, ma farlo in maniera eh, meno conscia, più passiva, ecco. Mm. Quindi meno diretta. Cioè, come se lei non si accorgesse di non prendersi cura di sé. Mm. Consciamente, ecco. Ma in realtà non si è presa, cioè era tutto comunque all'esterno, anche la colpa all'esterno, no? Mm. Va bene, vuole andare al cluster? Sì, sì, sì. Andiamoci. Ogni vita in ogni vita ci sono questi palloncini, sai quei palloncini che possono essere modellati? No. Hai crystal Sì, ball? no, 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 quelli lunghi che di solito, sai, Quelli dei pagliacci. sì, quelli dei pagliacci. E ogni vita ha un po' di questi palloncini colorati. Cosa ne facciamo? Li teniamo? No, ma per portare definitivo. E li butta? Si li sta buttando, vedo. Sì. C'è come potrei dire una crepa, come se fosse la crepa in un muro nera. Mhm. Ed è come se è un aggancio che c'è rispetto alla parte della PS che è stata danneggiata dal Cinevac. Mhm. È come se rimane lì l'informazione, non è, rimane nella struttura del cluster. Perché? Per il CINIVAC? Mm. Cioè il cluster non si può ripulire se uno si è fatto i CINIVAC? No, tutto pulito, via tutti i contratti e Mhm. tutto, come se lì però rimanesse questa crepa, no? Questo disegno nero, può essere no, a fulmine sul muro. Mhm. Per colpa del CINIVAC. Mm. E che cosa comporta? Che l'informazione rimane, che quell'informazione lì è come se fosse incisa Quale informazione? del Cinevac, quello che porta tutto il meccanismo del Cinevac, tutta la Beh, chiaro. connessione. Mm. Uno si è iniettato dei robot nel sangue, quindi Infatti. abbastanza chiaro. Mm. Ok, mettiamo una Deternum qua e andiamo all'avatar. Ok. Mhm. Avatar. Sì. Mhm. Come lo vedi? Lo vedo abbastanza in difficoltà per l'uomo energia che ha dietro. Mm, mm. Via, tutto. Ed una Deternum anche qua.
Mhm. Sì, messo. Perfetto. In queste nuove condizioni, felinoidi, rettiliani, mantidi, falconiformi, 3DL, due entità mentali ci sono ancora? Oh, no, non c'è più niente. Impianti, abduction. Il No. progetto, che tra l'altro ti chiedo adesso come si chiamava. Planiforme. Così mi dice. Planiforme. Perché? Perché voleva rendere tutto un Flat. piano. Sì. Mm. Nuova frequenza. 128 miliardi. Consapevolezza. 192. PS. 63. Vite precedenti. 1211. Cervello. 9.6. Il nipote e gli altri che fanno nel cinema. Hanno acquisito informazioni, se ne sono andati, sono rimasti. No, sono rimasti. Interessato qualcuno più. Allora, ne vedo due che sono tra i suoi amici che dicono, ah, vedi, cioè che hanno trovato la conferma al dubbio che avevano già, no? Su come funzionasse. È come se avessero la sensazione che c'era qualcosa oltre a quello che loro vedono e oggi hanno avuto la conferma. Due. Gli altri hanno guardato interessati fino all'ultimo, un po' lontano dalle loro, no, non capacità, dalle loro visioni, però hanno prestato attenzione. Sì. Ok. Mhm. Allora, ad eternum, Vic e eterna frequenza a tutti, Rossana compresa. Mhm. Ok. Cosa fa Rossana? Cambia qualcosa la sua situazione di cinivaccata con l'eterna frequenza? Eh, riesce a alzare un pochino più le vibrazioni, alza un pochino più le vibrazioni, vedo che aiuta un po' a livello proprio vibrazionale i vari organi e tutta la fisiologia del corpo a essere un po' più equilibrata. Mm. Questo vedo, sì. Ha tutta la nanorobot così, tutta la parte nanorobot così rimane uguale. Ok. Uomo energia per Rossana, abbraccio finale Mhm. e messaggio finale della PS di Rossana a Rossana. Anche in relazione alla sorta di pranoterapia che fa a parenti e amici ad Mm, mm, bisogno. mm, mm. No, allora, allora, quello che mi dice la PS è che quando gli arriva il pensiero di qualcuno, che è un pensiero ricorrente che poi deve chiamarlo, invece che chiamarlo, agire su di sé alzando le vibrazioni. Mm, mm.
spiego meglio quello che mi fa vedere, no? Vedo Rossana che ha il pensiero della persona, no? Continuo sempre di più. Allora, lei si può centrare visualizzando il pensiero o il sintomo che la persona ha e alzare le sue vibrazioni. Ok? E quindi neutralizza questo pensiero e quell'energia. È come se equilibrasse un po' tutto fuori con le sue vibrazioni e quindi in qualche maniera eh, distacca la persona da lei. Ok, questo può essere che non abbia benefici sulla persona, ma non importa perché l'importante è che si alzino le sue vibrazioni. Perché con quei pensieri lì continui le sue vibrazioni si abbassano. E quindi quello che può fare è proprio riequilibrare le sue vibrazioni e anche all'esterno andranno più equilibrate. Quindi ecco appunto tutto il campo fuori, compreso il campo che arriva alla persona che stava pensando, arriva equilibrato, ecco, con le vibrazioni riequilibrate. E poi per sé mi fa vedere che dipinge. Ok, quindi dipingere per alzare le vibrazioni. Poi la vedo andare a passeggiare in bicicletta, la vedo in bicicletta. Mi fa vedere per sé dovrebbe cercare di allontanarsi proprio da almeno per un periodo per riequilibrare le sue vibrazioni, imparare ad alzare le sue vibrazioni, dovrebbe distaccarsi da tutte le informazioni che riguardano l'esterno, quindi notizie di qualsiasi tipo, sia di informazione che di controinformazione. La rabbia che lei mette quando vede, che attiva quando vede quelle informazioni, fa sì che può rischiare che tornino le interferenze mentali perché si abbassano le vibrazioni e poi gli si riaggancia e si ricreano quelle situazioni grosse. Se lei Sono invece... informazioni che lei ha già e quindi se le ascolta è perché si preoccupa degli altri, quindi siamo sempre lì. Esatto, Preoccuparsi di come va il mondo non frega niente a nessuno, no, basta solo le frequenze, punto. Ma il mondo esatto, va male, fatti del mondo, non fatti tuoi. Tu vai bene, sì, basta, fa niente, il tuo esatto, mondo funziona. Mm, Fine. Se tutti esattamente. facessero così il mondo andrebbe bene. Sì, Abbiamo infatti, concluso. esatto. Abbiamo finito. Mhm. Disconnettiti, Elena, da tutto e tutti. E noi torniamo.